Ciao, salve a tutti, ben ritrovata e ben ritrovato. Perché un narcisista chiude per sempre con te? Capita che un narcisista chiuda per sempre con te, capita, anche se la tendenza, l'inclinazione di un narcisista è di tenersi aperti quanti più spiragli possibili in ogni rapporto e relazione, tenersi insomma aperta ogni potenziale opportunità per riallacciare un rapporto, specie se di natura sentimentale. Ma in generale un narcisista è opportunista e cerca di non precludersi nessuna porta aperta o semi-aperta con nessuno, anche se il narcisista a volte non fa calcoli molto esatti e gli capita di sottovalutare delle persone che potrebbero sempre tornargli utili e le sottovaluta in modo anche clamoroso, magari snobbandole o mandandole a quel paese in modo inopinato oltre che indegno. E questo il narcisista lo fa anche in amore, soprattutto in amore e spesso per un eccesso di orgoglio. Un narcisista chiude in modo definitivo con una partner per diversi motivi. Vedi anche i tanti video che ho fatto su questo tema che hanno fatto scuola. Puoi senz'altro seguirli in modo che quello che non dico qui lo troverai negli altri video. Anche perché qui voglio concentrarmi soprattutto su una delle ragioni per cui un narcisista chiude con te per sempre. Una, ad esempio, è se tu lo smascheri per quello che lui è, per la sua natura narcisistica, anche se a volte questo può non essere così determinante, il fatto che tu gli fai capire che hai compreso qual è il suo disturbo, il suo modo di essere. C'è anche un altro motivo però più specifico, che è compreso in questo aspetto ma anche no, e che è un motivo che non farà tornare un narcisista da te. Il narcisista non tornerà e chiuderà per sempre con te se lui ti ha detto delle bugie, soprattutto a lungo, per molto tempo, e bugie piuttosto importanti, ma anche bugie non così importanti, un misto di bugie piccole e grandi, anche se di solito le piccole bugie spesso indicano che ce ne potranno essere di più clamorose, che ce ne sono di più clamorose e di più importanti. Ci sono narcisisti, per esempio, molto condizionati dalle madri, anche se magari hanno 50 anni e dovrebbero da tempo essere fuori dalle gonne materne, ma così non è e se la madre raccomanderà loro, per esempio, di non raccontare certe cose di famiglia, magari possedimenti, per fare un esempio, che tra l'altro in altri casi potrebbero essere motivo di vanto, specie nel caso di madre e figlio narcisisti. Ma a volte c'è questa forma di gelosia, ma questo è solo un esempio tra i tanti che si possono fare. Anche qui non c'è una certa considerazione da parte del narcisista, perché le persone non sono così sciocche e fare 2 più 2 sono capaci tutti, oltre al fatto che insomma non ci vuole sempre Sherlock Holmes per scoprire certe cose, anche senza tanta fatica e a volte anche per caso, se non anche semplicemente intuirle. E senza contare anche che a volte la rete sociale arriva anche là dove qualcuno non suppone, sospetta minimamente che possa arrivare, ma in definitiva siamo tutti cittadini del mondo. Molti narcisisti, in quanto a bugie, in quanto a propensione all'inganno, non hanno imparato evidentemente che a fare qualche conto alla fine è più il guadagno della perdita nel propendere verso la sincerità che verso la menzogna, che insomma la sincerità ripaga molto più della menzogna di tante bugie. Oltre al fatto che ogni bugia ne richiama poi inevitabilmente un'altra e poi un'altra ancora, facendo sì di costruirsi un abito comportamentale tale che sarà molto difficile poi imparare a dire il vero. Il narcisista si troverà a vivere nella menzogna senza sapere neanche più come tirarsene fuori. Nel tuo caso, lui ti ha nascosto per tanto tempo che ti tradiva e magari insieme a questo ti ha nascosto anche un sacco di altre cose. Parlo del caso che la relazione sia durata per diversi anni e che lui veramente per molto tempo ti abbia nascosto, per esempio, una relazione parallela, ma anche molte altre cose. Perché è soprattutto nel caso di una relazione che è durata per diverso tempo che
assume importanza il fatto che il narcisista ti abbia negato delle cose, non ti abbia detto delle cose o magari ti abbia raccontato qualcosa che non coincide proprio. E questo andrà a complicare molte cose per lui, almeno se tu gli farai presente che hai scoperto le sue menzogne o lui capirà che le hai scoperte. E senza contare che la ex di un narcisista, quando scopre delle grosse bugie che il narcisista le teneva nascoste, spesso ne scoprirà un sacco di molte altre. E così potrebbe anche essere nel tuo caso. E con quale faccia lui potrà a quel punto fare ritorno da te, se questo possa essere stato il tuo caso. Non tanto per il fatto che se ne possa vergognare, ma più che altro per il fatto che non saprà proprio più quale copione poter recitare ancora con te, e senza tenere conto dell'implicita condanna che potrà essere rimasta dentro di te e cui si sentirebbe sotto giudizio e non potrebbe più incarnare la parte del brav'uomo che non pensa lontanamente al tradimento, moralmente intonso, almeno sentimentalmente parlando. Magari potrebbe anche farlo, di ritornare, di cercare di ripristinare la relazione, di ripescarti e di recuperare qualcosa, ma diventerebbe troppo complicato per lui, sia nella gestione della relazione che di se stesso in rapporto a te e all'immagine di sé che si era creato con te. In caso possiamo approfondire in altra sede se qualcosa di simile si è verificato, si sta verificando in una tua relazione o situazioni comunque su cui fare luce e trovare delle soluzioni. Intanto, se ti piace, se hai trovato utile questo video, metti mi piace e condividilo in modo che anche altri possano avere queste informazioni. Ti abbraccio forte e sempre felice di averti tra noi. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.